Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Eccoci ritornati al tutorial del Guitar Pro 7. Finalmente, dopo aver visto una panoramica di tutta l'interfaccia utente, cominciamo a usare il programma e quindi a inserire le note. Inserire le note in Guitar Pro è davvero molto, molto semplice. Ci sono, tendenzialmente 3 modi per inserire le note. Uno sarà quello che userete al 99%, gli altri 2 non sono molto comodi, ma, è giusto farvi sapere che esistono. Le note possono essere scritte sia utilizzando la parte delle tab qua, che utilizzando lo spartito. Per quanto riguarda invece la notazione slash, quindi la notazione ritmica, ovviamente rappresentando un ritmo non è progettata per la scrittura, ma faccio vedere, se noi inseriamo una barra di slash, nel momento in cui inseriremo una nota qua sotto, qua in alto ci verrà automaticamente rappresentato il ritmo di quello che noi scriviamo qua sotto. Togliamo la notazione slash per il momento. Ogni nota che noi inseriremo o nelle tab o nel nostro pentagramma normale verrà automaticamente e immediatamente duplicata dal programma direttamente nell'altro spazio di lavoro. Quindi se io inserirò un do sul pentagramma, automaticamente verrà creato il relativo do nelle tab. Per passare da una notazione all'altra possiamo usare invece o il mouse, quindi cliccando col mouse, oppure spostandoci con la tastiera col tasto Tab e si passa immediatamente da una notazione all'altra. Nel caso in cui lo spartito che stiamo usando, non è il nostro caso, ma se avessimo uno spartito per esempio di pianoforte, quindi a 2 chiavi, il tasto Tab ci farebbe passare dalla chiave di basso alla chiave di Sol. La cosa che vi faccio notare è che cliccando sullo spartito non si aggiunge alcuna nota. Questo è una cosa buona perché è stata fatta per evitare che, navigando poi nello spartito, accidentalmente si modificassero le note cliccandoci sopra. Dunque cominciamo a vedere, come inserire le note. Potremmo inserirle usando il pentagramma. Quindi col mouse, primo metodo, possiamo posizionarci sulla nota che vogliamo inserire e a questo punto schiacciare invio. La nota viene creata, come vedete viene subito replicata nel tasto Tab e con il tasto freccia destra ci spostiamo e possiamo inserire un'altra nota. Ora, usare il mouse è chiaramente estremamente scomodo. Per spostarsi fra le righe del pentagramma possiamo usare freccia giù, freccia su sulla nostra tastiera. Quindi qua possiamo mettere un'altra nota, schiaccio invio, mi sposto a destra, scendo o salgo, schiaccio invio e vedete che qua sotto c'è la replicazione di quanto scritto qua sopra. Qual è il problema nello scrivere del pentagramma? Il problema nello scrivere del pentagramma è che le tab che lui genera sono generate casualmente, quindi, può capitare e spesso capita che, le posizioni indicate nelle tab non siano le posizioni più comode per un bassista o per un chitarrista. Ecco perché la maggior parte del, lavoro si può fare, e io lo faccio, scrivendo le note direttamente
sulla parte delle tab. Allora, anche in questo caso ci si sposta su e giù per le corde della tab con i tasti su e giù. Quando si arriva sulla corda che vogliamo, selezionare, con il tastierino numerico inseriamo il numero del tasto della nota corrispondente. Quindi ad esempio io voglio inserire un sol, schiaccerò il 3, ecco che esce il sol. Mi sposto a destra con le freccette e inserisco, che ne so, un'altra nota e continuo in questo modo. Allora, questo è sicuramente il modo più veloce. Usando la tastiera, quindi su e giù, tasto freccia su e giù, destra per spostarsi, sinistra per tornare indietro. La cosa interessante è che nel momento in cui la battuta è piena, andando avanti, Guitar Pro ci creerà in automatico un'altra battuta, quindi noi non dobbiamo preoccuparci assolutamente di niente e possiamo scrivere in maniera molto comoda e veloce. Una volta inserite le note però, chiaramente, potrebbe essere che, l'aspetto ritmico delle note inserite non è quello che volevamo. Ad esempio in questo caso io ho inserito solo note da un quarto, ma se questo sol avesse dovuto essere, di un ottavo, chiaramente qua c'è un errore. Ora, per cambiare l'aspetto ritmico delle note, anche qua si potrebbe fare col mouse andando qua nel pannello di edizione sopra la nota corrispondente e cliccare. Vedete che la nota cambia, ma chiaramente anche in questo caso diventa un lavoro estremamente scomodo. Oppure, sempre utilizzando la tastiera, con i tasti più e meno cambio il valore della nota. Con il tasto più la faccio diventare più breve, con il tasto meno la faccio diventare più lunga. Il valore delle note può essere anche variato prima di inserire la nota. Per esempio, se io mi sposto qui, so che la prossima nota che dovrò inserire deve essere di un ottavo, quindi col tasto più e meno vedete che cambia il simbolo della pausa, vado sull'ottavo, a questo punto inserisco la nota. Spostandomi, Guitar Pro mi propone un beat dello stesso valore della nota precedente. Vedete, qua era un ottavo, spostandomi lui mi dà lo spazio per un ottavo. Se io schiaccio una nota sarà di un ottavo. Se questa nota, per esempio, io la metto di un sedicesimo, spostandomi vedete che mi propone un intervallo di sedicesimo, quindi io posso inserire un'altra nota e sarà di un sedicesimo. Vi invito a cominciare a scrivere anche cose a caso per prendere dimestichezza con quanto vi ho appena raccontato. Vi faccio notare un'altra cosa molto, molto, molto interessante. Vedete che questa battuta, questa, nel momento in cui io esco dalla battuta diventa rossa. Perché diventa rossa? Perché il sistema mi informa che le note inserite in questa battuta non sono coerenti con la notazione di tempo, cioè o manca qualcosa o ne abbiamo aggiunte troppe. Me lo indica anche qua in alto nel display, mi dice: "Guarda che c'è un errore, pallino rosso, ha inserito 2.0 solo 2 quarti di nota su una battuta che dovrebbe essere di 4 quarti". Questo è molto bello perché ci evita di fare degli errori senza accorgercene
e ce lo indica anche graficamente, quindi con un bel colpo d'occhio noi sappiamo che in quella battuta c'è qualcosa che non va. Per cancellare le note, anche in questo caso estremamente semplice, ci si posiziona sulla nota che si vuole cancellare, si schiaccia il tasto Canc. In questo caso, schiacciando il tasto Canc, Guitar Pro cancellerà la nota, ma terrà la relativa pausa. Questo perché? Perché ovviamente se una battuta fosse, come in questo caso, una battuta corretta, quindi in termini di riempimento, sono 4 quarti, se io cancellassi questa nota e lui togliesse tutto, creerebbe una battuta di 3 quarti, quindi non coerente col tempo dello spartito. Quindi lui per default lascia comunque una pausa. Se volessimo cancellare anche la pausa, basterebbe rischiacciare una seconda volta Canc e a quel punto lui toglierà anche la pausa. Ovviamente, vedete, in questo caso abbiamo 3 quarti, se mi sposto anche questa battuta diventa rossa, mi avverte: "Guarda che c'è qualcosa che non va". Ultima cosa nell'inserimento sono le pause, come inserire le pause. Allora abbiamo detto che spostandoci Guitar Pro ci propone un beat con il valore del beat della nota precedente. Però vedete che spostandomi lui mi mette un sedicesimo perché è il valore della pausa che c'è qua, lo mette in grigio, questo vuol dire che non è ancora stato, tra virgolette, "scritto", è una proposta, quindi io potrò scrivere o una nota o schiacciando invio confermare la pausa. Anche le pause, come le note, sono gestibili col tasto, per quanto riguarda il valore, col tasto più e meno. Quindi se io mi metto nel bit dove è presente la pausa, schiacciando più e meno, posso variare il valore della pausa. Allora, questo è il metodo più veloce e più utilizzato per inserire le note in Guitar Pro. C'è poi un altro metodo, ma sinceramente lo trovo estremamente scomodo, ve lo presento ugualmente perché magari per voi potrebbe essere comodo. Cliccando qua in alto sul simbolo della chitarra si apre un manico virtuale dove io posso, cliccando col mouse e poi spostandomi con la freccetta, inserire da qua le note. Vedete? Io non lo trovo molto comodo sinceramente, però per voi potrebbe essere utile. Allo stesso modo, chiudiamo il manico virtuale, cliccando qua sul piano, si apre una tastiera virtuale e potremmo fare esattamente la stessa cosa, quindi cliccare sulla nota, spostarci col tasto freccia destra e vedete che lui scrive le note che noi suoniamo. Quindi questi sono i 3 modi per inserire le note. Io vi invito a sperimentare, a fare delle prove e cominciare a scrivere alcune note. Nei prossimi tutorial vedremo tutte queste possibilità che ci dà nella scrittura delle note il software. Bene, per oggi direi che possiamo anche finire qua. Vi lascio nella descrizione un PDF con quanto ci siamo detti oggi. Vi invito a lasciare i vostri commenti, i vostri consigli qua sotto, ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro e vi auguro un ottimo proseguimento di giornata. Ciao, 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 ciao.